Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento in giardino. Finalmente la ricetta del pan di Spagna, una ricetta che ho trovato in internet e che ho trovato veramente molto semplice da realizzare. Una ricetta per fare una torta che non sia troppo elaborata, non ci siano troppi ingredienti che la rendono poi pesante, e quindi una torta adatta per una prima colazione. Ed è una torta che a me piace tantissimo, perché il pan di Spagna a me ad esempio piace veramente tanto, quindi ho pensato di proporla con una leggera modifica rispetto alla ricetta originale, perché era un po' più elaborata, un po' troppo dolce. Questa ricetta sarà per una torta che non è eccessivamente dolce e quindi si può anche mangiare con una bella fettazza, bella grande, un po' come piace a me, perché sono un po' un amante dei dolci, non troppo elaborati, non troppo dolci, però che rendano magari una prima colazione soddisfacente per affrontare poi la giornata, oppure anche come torta da presentare magari durante il compleanno di un amico o di un'amica, che rimane molto carina, anche perché è decorata con queste piccole roselline al di sopra, con dello zucchero a velo, e che la rende una torta molto simpatica. La ricetta la metterò poi in elenco, gli ingredienti, alla fine del video. Vi elenco comunque gli ingredienti che userò per questa torta di pan di Spagna. È un pan di Spagna con budino al cioccolato, quindi 150 g di farina, 120 g di zucchero, 5 uova, un pizzico di sale, forno a 180 gradi per 20-25 minuti, controlleremo poi la cottura della torta nel forno, mezzo litro di latte, budino al cioccolato, un po' di zucchero a velo e le decorazioni che vogliamo. Volendo si può anche modificare questa ricetta facendolo con un budino alla vaniglia nello strato centrale della torta, uno strato anche al di sopra della frutta tagliata a pezzetti e della gelatina che tenga poi la frutta ferma al di sopra della torta. Anche questa, che è una ricetta che faceva mia mamma quando abitavo con i miei genitori a Torino, era una delle torte più apprezzate, perché la domenica mattina mia madre la metteva in centro al tavolo e poi quando ci svegliavamo, quando eravamo ragazzini, ci svegliavamo e ognuno per la propria colazione se ne tagliava una bella fetta, e così partiva la giornata, diciamo, con un po' di dolcezza. Partiamo subito con la realizzazione di questa torta semplicissima al pan di Spagna con budino al cioccolato. Ho preparato le 5 uova qui da poter utilizzare poi per fare il pan di Spagna. Volendo si possono usare anche 4 uova, diminuendo un pochettino la farina, magari mettiamo al posto di 150 grammi 120 grammi di farina e togliamo magari un uovo. Io l'ho fatta anche in questa versione e in effetti il pan di Spagna viene comunque sempre morbido. E mia madre addirittura metteva più di 5 uova, quindi era una torta molto grande, non ricordo la quantità di farina, però mi ricordo che quando preparava questa torta era un grande pan di Spagna. Io userò 5 uova che vado a rompere nella mia planetaria. Le uova vanno rotte e inserite intere. Quindi, primo uovo. E le inserisco tutte. E ricordo sempre che le uova, una volta che le abbiamo rotte e inserite, possiamo riutilizzarle nel loro possiamo utilizzarle comunque nella buccia da lavare sotto acqua, fare asciugare, poi sistemare in un contenitore e poi utilizzarle magari dopo averle passate in un mixer, in modo da ridurle veramente in polvere, da portare poi nel nostro composto o addirittura da aggiungere nel terreno per le nostre piante. Quindi non buttiamo via niente. Queste uova qui, il guscio delle uova verrà appunto riutilizzato poi nell'orto, nel giardino, nelle nostre piante d'appartamento, per le piante che vogliono un terreno un po' più alcalino. Ok, rompo l'ultimo uovo. Faccio attenzione che non siano finiti dei gusci, perché qui lo spazio era un po' ristretto per inserire le uova. Poi abbasso la planetaria, userò questa grande frusta perché bisognerà
girare queste uova per almeno un 5 minuti, se non di più. Io metto velocità 4 perché è abbastanza veloce, e aggiungerò poi i miei 120 grammi di zucchero lentamente da sopra, in modo che il tutto si amalgama per bene. Il composto dovrà poi risultare molto ma molto spugnoso, quindi la lavorazione del pan di Spagna come preparazione appunto di questo composto spugnoso dovrà essere un po' lungo, non dobbiamo avere fretta, quindi lascerò lavorare la planetaria 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti finché otterrò veramente un composto spugnoso. Questo poi lo vediamo alla fine del passaggio qui nella planetaria. Quindi abbasso, vado a prepararmi lo zucchero. Ho preparato il mio zucchero, 120 grammi di zucchero, in cui aggiungerò anche un pizzico di sale. Adesso farò partire la planetaria per poter lavorare. Non parlerò perché fa un rumore incredibile, quindi magari metterò della musica, e nello sportellino aggiungerò lentamente lo zucchero per dare il modo alla planetaria di realizzare appunto questo composto che sia molto ma molto spugnoso. Bene, la planetaria ha lavorato per circa 7-8 minuti alla velocità di 4. Adesso vi faccio vedere il composto come è diventato. Vedete che è molto ma molto morbido, spugnoso. Cade con un po' di difficoltà. Questa è la consistenza giusta per ottenere un buon pan di Spagna. Adesso andremo a incorporare la farina. Questa è un'altra operazione molto delicata quando si fa il pan di Spagna, perché non bisogna smontare tutto questo bel composto spugnoso e quindi bisognerà farlo con delicatezza aggiungendo la farina un poco per volta. Vediamo come fare. Ho preparato i miei 150 grammi di farina 00 per poterli incorporare con questo strumento al composto spumoso che abbiamo realizzato. Dovrò farlo con delicatezza, quindi andrò a riempire questo attrezzo che distribuisce setacciando la farina, un po' di farina per volta. In questo modo andrò a incorporare, setacciando per bene, la farina. E successivamente, con tanta delicatezza, io uso questa palettina di plastica, vado a incorporare la farina in questo modo, partendo dal basso e poi andando verso l'alto. Questa è un'operazione che deve durare anche un po', bisogna farlo veramente con tanta calma, non bisogna avere fretta, perché bisogna mantenere questo composto del pan di Spagna sempre molto ma molto morbido. Quindi lavoriamo con delicatezza, io mi muovo sempre in senso orario. Vedete che si mantiene veramente molto ma molto morbido, è un po' come rispettare il lavoro che è stato fatto dalla planetaria. Ok, la prima dose è stata amalgamata e quindi procedo poi con un'altra bella cucchiaiata di farina. Questo per evitare anche grumi, e ritorno a lavorare il mio pan di Spagna. Una volta amalgamata tutta la farina all'interno del nostro pan di Spagna, andremo a versarlo in una teglia che, come vedete, io ho già infarinato mettendo un pochettino di olio.
passandolo con dello Scottex e poi dopo facendo appunto questa operazione che infarina poi tutto l'interno, in modo che la torta non si attacchi alla nostra teglia da forno. Se non sporchiamo la parte laterale della teglia, la torta crescerà tutta in maniera omogenea e perfetta. Adesso sicuramente accadrà perché io, come ho detto anche più volte, sono abbastanza disordinato. Comunque cercherò di non fare questo lavoro e di inserire il mio composto di pan di Spagna all'interno della teglia, cercando di farlo sempre con calma ed evitando appunto di sporcare la parte laterale della nostra teglietta da forno. Vedete che io ho sporcato, sì, però posso fare in questo modo. In realtà, più che aver sporcato la parete, ho fatto cadere una goccia proprio qua sul bordo. Quindi in questo modo vedete che le pareti della teglia non sono sporche di impasto. Io continuo a chiamarlo composto, impasto. Adesso questo andremo a inserirlo nel forno 180 gradi per 20-25 minuti. Io ricordo che questa durata di cottura è 20-25 minuti e per una teglia di 22 cm che non è tanto grande. Sicuramente una teglia un po' più grande e un impasto con più uova, con più farine, ha bisogno di una cottura molto più lunga. Inserisco il mio pan di Spagna a metà fornetto. In questo caso uso un fornetto perché il forno di casa non funziona più, quindi utilizzo questo fornetto. Metto a metà la mia torta. 20-25 minuti, il fornetto è ventilato, la cottura io l'ho fatta soltanto al di sotto, quindi il calore salirà. Essendo un forno ventilato, il calore poi verrà distribuito dalla ventilazione. Non ho inserito anche la cottura dall'alto perché questo fornetto ha questi due tipi di cottura che si possono scegliere, perché ho notato che azionando sia sotto che sopra in un fornetto di questo tipo si tende poi a bruciare un po' la parte sopra del pan di Spagna, quindi farò la cottura solo dalla base, azionando soltanto il pulsante che vi dà l'opportunità di azionare solo la base, e in questo modo con la ventilazione il calore verrà distribuito. 20-25 minuti e ci vediamo poi dopo a cottura ultimata. Nel frattempo, non lo faccio vedere, mi preparo un budino al cioccolato, in modo che quando poi tolgo la torta dal forno questo budino sarà già leggermente raffreddato e non liquido. Bene, dopo 25 minuti circa il pan di Spagna è pronto. Ho fatto anche la prova dello stecchetto per vedere se è cotto anche all'interno. Quindi, finita la cottura, io aprirò il forno, lo lascerò così e aspetterò 10-15 minuti, poi tirerò fuori la torta dal forno e proverò poi a girarla per vedere se si stacca dalla taglietta, altrimenti interverrò con una palettina di plastica nei bordi per cercare di staccare il bordo e poi la capovolgerò. Quindi ci vediamo dopo, quando avrò tirato fuori la torta dal forno, per partire poi con la decorazione con budino e poi successivamente con lo zucchero a velo e le decorazioni da inserire poi al di sopra. Nel frattempo che la torta si raffredda un pochettino, per poterla decorare, siccome questo è anche un canale di giardinaggio, vi faccio vedere che ho portato in casa la mia oglia carnosa, che è rimasta fuori comunque anche con temperature abbastanza basse, non ha assolutamente patito. Comunque ho dovuto portarla in casa perché adesso le temperature notturne arrivano anche a 4 gradi e quindi è veramente troppo basso per una pianta di questo tipo di clima tropicale. Oglia carnosa, vedete, con queste sue foglie bellissime, fa questi ombrelli di fiori bianchi profumati, chiamata anche la pianta dei fiori di cera perché ogni fiore poi presenta questa gocciolina che è abbastanza cerosa poi al tatto. E va bagnata poco durante il ricovero invernale in casa perché è una pianta che non gradisce avere il terreno sempre umido e fradicio, quindi diamogli una bagnatura ogni tanto durante il corso del mese, in modo da garantire sempre che sia leggermente idratata. E come terriccio io consiglio sempre, almeno io utilizzo sempre un terriccio composto da corteccia di pino, perlite, un po' di torba e un po' di terra presa dal giardino, mescolato insieme in proporzioni uguali. Deve essere un terriccio molto leggero, molto soffice. Questa pianta adora affondare le radici proprio in terreno soffice e non compatto e
asfittico, come si può dire, senza circolazione di aria. Quindi con un terreno di questo tipo, una buona temperatura invernale non eccessivamente calda, non teniamola vicino a fonti di calore, tutto questo garantisce la sopravvivenza della nostra oia carnosa poi nei mesi invernali, per poterla poi portare fuori sempre in una situazione di semi-ombra all'esterno poi in primavera. Bene, ecco il pan di Spagna, guardate che bellissimo pan di Spagna, bello alto e soprattutto molto morbido. Adesso è leggermente tiepido, io che cosa farò? Questa è un'operazione che faccio sempre con un pochettino di difficoltà, spero di riuscire bene. Taglierò in due il pan di Spagna in modo da aprirlo. In questo modo noi abbiamo l'occasione di poter preparare anche due torte, in cui per ogni singola parte del pan di Spagna possiamo poi decorarla per presentarla poi a colazione oppure a portarla a casa di amici. Io in questo caso non farò due torte di pan di Spagna, mi piace inserire all'interno del budino e poi rimettere di nuovo questa sorta di coperchio di pan di Spagna e decorare la parte al di sopra. Quindi adesso andrò a tagliare il mio pan di Spagna cercando di non fare un disastro, e fatta questa operazione lo divido, ecco qui, e ottengo appunto, potrei ottenere due torte da preparare, da farcire con budino, crema pasticcera, panna, quello che vogliamo. Adesso c'è un piccolo problema, assaggio qualche fiocco, ragazzi, è veramente fantastico. Allora assaggio qualche fiocco e adesso andrò a fare un'operazione che è quella di bagnare leggermente il pan di Spagna, perché se io inserisco il budino che si è raffreddato, non è completamente freddo, però non riesce ad essere assorbito bene dal pan di Spagna, quindi andrà inumidito. Volendo si può anche inserire del rum, spruzzare un po' di rum per dare un po' al pan di Spagna una consistenza un po' più umida, altrimenti tende a rimanere un po' spugnoso, perché non assorbe bene quello che viene messo al di sopra. Tutto questo senza esagerare. Io mi aiuto con un cucchiaino, siccome budino al cioccolato, ho preparato del latte con del cacao per poter inumidire un pochettino il pan di Spagna. Farò in questo modo, posso aiutarmi anche con un pennello, però preferisco usare un cucchiaino in modo che almeno, logicamente non verrà distribuito in maniera perfetta, però entra un pochettino all'interno del pan di Spagna e ne bagna alcune zone. In questo modo, mordendo poi la fetta di torta, si percepirà appunto l'umido dato dal latte e cacao. Proseguo in questo modo anche sull'altro pan di Spagna. Adesso vado a distribuire il mio budino al cioccolato sulle due metà. Arrivando quasi fino al bordo, e anche qui senza esagerare, una bella dose di budino da entrambe le parti. Non esagero su nessuna delle due per il semplice fatto che poi, andando a unirle, lo strato di budino sarà abbastanza abbondante. Siccome questa è la base, sopra ci sarà poi l'altra parte, ne aggiungo ancora un pochettino perché questa non verrà mossa, mentre l'altra devo sollevarla e poi appoggiarla sopra, quindi se la inumidisco troppo poi rischio di romperla. Inserito, questo poi verrà mangiato stasera, e andrò ad adagiare la mia metà al di sopra. Vedete che sul piatto, siccome non era ancora completamente asciutta, si è attaccato un pezzo di pan di Spagna. Questo poi andrà decorato con lo zucchero a velo, quindi anche questo piccolo errore verrà poi corretto dallo zucchero a velo. Come decorazione finale del mio pan di Spagna andrò a inserire dello zucchero a velo sparso sopra, e poi aggiungerò queste roselline che ho acquistato in un supermercato per poterlo decorare.
Quindi con questo colino io vado a inserire il mio zucchero a velo, e poi lo decoro con le roselline, tanto per fare sempre una torta un po' a tema di giardinaggio. Inserirò queste piccole roselline nel buco dove avevo inserito lo stecchetto per misurare il grado di cottura. Eccola qui, torta di pan di Spagna al budino al cioccolato decorato con queste roselline per dargli un aspetto un po' sempre fiorito. Questo è un canale di giardinaggio, quindi mi piace fare delle cose che richiamano comunque il giardino anche all'interno della nostra casa, soprattutto in questi mesi che sono un po' freddi. Come avete visto, una ricetta molto semplice: pan di Spagna, budino al cioccolato, zucchero a velo e roselline molto belle come decorazione. Qui c'è un piccolo errore, potete vedere al di sopra della torta per via che si era staccato questo pezzettino ed era rimasto sul piatto, però ricordiamoci sempre che non bisogna demoralizzarsi. La prossima volta sapremo che prima di girare la fetta, se non è assolutamente fredda, in un piatto, bisogna fare attenzione a lasciare raffreddare magari un po' di più la torta. Sono tutti errori che ci aiutano sempre a migliorarci in cucina, quindi non ci demoralizziamo, andiamo avanti e la prossima volta sapremo come fare, anche come rimediare a un errore magari della volta prima. Bene ragazzi, io e il mio pan di Spagna, la mia torta pan di Spagna, vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Non so se con un'altra ricetta oppure si tornerà in giardino a lavorare un po' sulle piante. Vediamo che cosa succederà, anche in base un po' al tempo, come saranno le giornate. Se le giornate saranno particolarmente piovose, magari si farà un acquarello, si farà un qualcosa. Bisogna sempre organizzarsi e tenere la giornata sempre con un po' di impegni, con un po' di passioni, perché questo ci aiuta a superare comunque delle giornate fredde, autunnali o invernali, che non ci permettono di passare il nostro tempo in giardino. Quindi con un po' di organizzazione possiamo preparare un buonissimo dolce o possiamo dedicarci alle passioni che ci piacciono all'interno della nostra casa. Ciao a tutti, a presto e grazie come sempre. Ancora una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima di concludere il video. Mi raccomando, lo zucchero a velo sopra una torta di questo tipo va inserito quando la torta è perfettamente raffreddata e fredda. Non facciamolo quando la torta è ancora umida, perché se poi la prendiamo e la mettiamo magari nel fornetto, se abbiamo gatti in casa, per evitare che qualche animale vada ad assaggiarla, la vogliamo riparare all'interno del fornetto, la mettiamo in frigo. Quando è ancora un po' tiepida, questo contrasto fa sì che poi lo zucchero a velo si inumidisce e quindi viene assorbito un pochettino e quindi prenderà un aspetto che non è molto piacevole. Però possiamo rimediare anche in questo, ad esempio facendo la decorazione di zucchero a velo con le roselline, come ho fatto io in questo caso, magari un'oretta prima di portarla poi, se dobbiamo regalarla a qualcuno, se la vogliamo portare ad una cena, eccetera. Facciamola prima la decorazione, poco prima di portarla poi in giro. Perché ho notato nell'ultima volta che ho fatto la torta pan di Spagna, avevo messo lo zucchero a velo, poi l'ho messa nel fornetto, ho chiuso tutto, si è creata per via del caldo sia del budino che della torta una sorta di umidità all'interno del fornetto, e questo ha inumidito anche lo zucchero a velo, quindi l'aspetto non era più molto piacevole. Quindi se è una decorazione di panna possiamo poi metterla nel frigo e questo va bene, anche con le roselline. Se mettiamo lo zucchero a velo tende a inumidirsi, prendere poi il colore della torta al di sotto. Facciamolo proprio nel momento, poco prima del momento in cui vogliamo portarla o regalarla agli amici. Ciao ciao!